Buongiorno amici del canale! Ciao! Oggi siamo al Maurizio Farina, che è una scuola di Rivarolo, e questi sono dei mobili che ci sono qui da tanti anni. Allora ho proposto alla maestra Ilaria, che è una maestra veramente molto brava, la maestra di mio bimbo, Michelangelo, se fosse possibile colorarli. Io amo tantissimo infondere nelle scuole, nei posti pubblici, la cultura del restyling, perché secondo me ci sono troppi sprechi. Troppe volte ci troviamo di fronte a dei mobili che sono ancora belli, solidi, utili, ma vengono buttati o perché magari arrivano dei fondi e le scuole pensano di poterselo permettere ed è più facile, o semplicemente perché non sanno che si possono salvare. Prima che capiti con questo bel mobilone che è lunghissimo, più di 3 metri, sarà 4 metri, sì, ed è molto comodo, molto capiente, lo ricoloriamo, lo facciamo bello, simpatico, leggero, perfetto per questa classe. Mi raccomando, seguite bene questi consigli e proponetelo alle scuole dei vostri bimbi, o se siete le nonne proponetelo, magari potete farlo voi. Partiamo! Iniziamo togliendo tutto l'eccesso. Qua ci sono dei pezzi di modanatura che si staccano, quindi io Emma con un phon normale, non ho portato il phon termico perché di là ci sono i bimbi, non volevo portare delle attrezzature che potevano essere pericolose per la struttura, si sa mai che il bimbo lo tocca. E col phon normale, quindi per i capelli, andremo a togliere via tutta questa impiallacciatura e toglieremo tutto l'eccesso dalle gambe, dai bordi. ABA, fatto molto bene, e poi capiremo a che punto sta il mobile, capiremo se stuccare con la Material Cream o dove sistemare. Come vedete qua negli anni hanno messo dello scotch semplicemente per tenere fermo il bordo, ma noi oggi questo bordo qua lo togliamo via tutto e lo sistemeremo al 100%. Ecco qua, guardate come viene bene via tutto. Qua è fondamentale fare bene ABA, sì, però ricordatevi sempre, quando c'è della colla vecchia, magari dello nastro carta o dello scotch, come in questo caso, si potrebbe anche eliminare l'eccesso con dell'olio. L'olio solitamente va a scollare, va a togliere via la vecchia colla. Quindi tutto quello che viene via senza l'utilizzo del phon per i capelli lo tolgo. Quando poi vedo che è un po' ancorato come qui, mettiamo poi il phon. Mi aiuti, Emma? Sì. Per rendere il mobile più simpatico abbiamo deciso di fare la scocca di un colore e le ante di un altro colore, e quindi le ante le togliamo, in questo modo le possiamo anche colorare in modo più agevole. Purtroppo hanno queste vecchie viti che sono con la linea, non con la stella, e quindi bisogna fare attenzione perché quando si tolgono si rischia sempre di spanare la punta del trapano, dell'avvitatore e le viti. Quindi piano piano, grazie, e svitiamo. E voilà! Dopodiché mettiamo già il nastro carta su tutto l'interno della struttura, così non rischiamo di sporcare la parte interna. E ma la mettiamo qua, coloriamo questo bordino, ma questa invece la foderemo un attimino, a meno che non si possano togliere, ma meglio foderare. Mettimi un pezzo di carta, Emma. Numerare le porte. Sì. Dentro, pezzo di carta, 1, 2, 3. E scriviamo 3.
Mi raccomando, se dovete togliere lo scotch per colorarla, ricordiamoci di mettere un numerino magari piccolino in alto in modo che non facciamo pasticci, ok? Numerando le porte, 1, 2, 3, 4, 5, 6 porte, siamo sicuri di non invertirle, cosa importantissima. Scocciamo bene i lati, Emma, delle mensoline, così non rischiamo di sporcare la plastica e facciamo un lavoro bello preciso. Questo bordo qua non penso che sia il caso, tanto comunque noi ci fermiamo. Sì. Questo bordo qua quindi lo coloriamo, questo è bello foderato così non si rischia di sporcare, occhio che qua c'è questo, ok? E quindi bon. Qua sotto anche mettiamo sempre lo scotch. Purtroppo non si alzano, sono fisse. Come vi dicevo prima, la struttura la facevo di un colore, le porte di un altro. Useremo il Beautiful perché è un colore che secondo me in questo ambiente sta molto giocoso e si abbina bene al nostro progetto, che sarà scoperto tra un po', non ancora. Le porte invece le faremo con Elisir. Allora, io vado avanti con il rullo, tu invece mi accompagni con l'Elizabeth. Sì. Quando avete superfici come queste, che sono plastificate, quindi lucide, ricordate sempre che è meglio utilizzare un pennello morbido come l'Elizabeth, che ha delle setole molto delicate, sono delle setole sintetiche che stanno benissimo su queste superfici perché coprono molto bene. Quindi non ci sovrapponiamo, io parto con un colore e rullo e tu dall'altra parte, ok? Guardate, questo mobile essendo molto molto squadrato, come viene bene con il rullo. Quindi mi raccomando, non demonizzate il rullo. Quando si hanno mobili come questo, lisci, è meglio andare di rullo perché non si fanno, diciamo, segni sulla superficie. Un'altra cosa a cui dovete fare molta attenzione quando usate il rullo è non ripassare, ma soprattutto non schiacciare. Ecco, vedete, in questo momento, vedete, io sono un pochettino più scarica, ho finito e non continuo a schiacciare, non vado a premere perché altrimenti coprirò meno. Carico un po' di colore, ecco qua. Non troppo, e vado direttamente a coprire. Questo mi aiuterà a dare una mano in meno, quindi la seconda mano sarà semplicemente poi una carezza, un ritocco, non sarà una vera e propria seconda mano, ok? Perché sono andata a coprire molto bene. Ma tu mi fai tutti i bordi interni per favore, sì, così siamo belle precise, ok? Vai. Abbiamo deciso di riempire questo piccolo bordino con la Materia Cream. La Materia Cream servirà per tappare completamente il legno e renderlo più liscio. Emma mi sta dietro con un panettino in microfibra umido. In questo caso, se sbordo sopra, mi toglie l'eccesso. Io prendo la palettina delle Belle Arti, ne metto un goccino qua sulla mia spatola Cenerentola e vedrete, aspetta, togliere prima, sì. Faccio tutto il mio percorso. Vedete? Ecco qua. Allora, qui abbiamo riempito, sigillato tutto e tolgo l'eccesso con una spatola pulita in questo modo
Adesso Emma possiamo anche passare, così, faccio solo vedere, così poi dopo lo fai tu. È ancora morbida la pittura superiore, quindi è normale che si sia graffiata, però non importa, preferisco adesso, così poi con la seconda mano sistemiamo il tutto, sopra e sotto, ok? Continuiamo su tutto il bordo. Va bene. Togliamo le maniglie perché lavoriamo meglio sulle porte, ma soprattutto perché le lucidiamo e torneranno a essere nuove. Allora, se trovate queste piccole borchiette, ricordatevi sempre che si possono eliminare facilmente. Vedete, si sollevano delicatamente, se poi le volete mettere, si rimettono. Poi troverete sicuramente questi bulloncini quadrati che sono molto vecchi, tipici di quegli anni, e vi basterà senza problemi, con una pinza, girare e li togliamo. Uno, sempre nel bicchierino, e anche due. E voilà. Ora facciamo uscire la maniglia. Se il bulloncino è incastrato, chiodino semplice semplice, si batte da una parte e dall'altra, così la maniglia scende. E non fate fatica. Ecco qua. Ora una cosa velocissima per lucidare quando non avete troppo tempo e quando le maniglie sono ossidate così tanto. Io adesso non ho tempo di mettere l'aceto sale, fare tutto il lavoro. Spegnete in abrasiva e semplicemente si carteggia. L'abrasiva fine è quella per lisciare le superfici. Il massimo sarebbe poi farlo con un goccino di olio jasmine. Quindi un po' di olio jasmine sulla maniglia e poi si gratta. Guardate qui che differenza, da qui, che l'ho appena fatto, a qua, che è quello prima di farlo, quindi scuro e ossidato. Quindi, se siete a casa comodi e volete fare con aceto e sale, benissimo. Altrimenti ricordatevi questo metodo molto molto veloce. Io le metto da parte, le faccio tutte, e quando sarà ora di rimetterle, saranno già a posto. Ora prendo una spugnettativa abrasiva media e una spatola e vado a togliere eventuali residui di vernice, bugnature e così via. Quindi carteggio. Passiamo alla carta abrasiva leggermente, non perché non aggrappa la vernice, ma solo per togliere qualche difetto, perché negli anni sono state passate molte mani di vernici, di smalti differenti e noi vogliamo avere una superficie perfetta per la ricolorazione con Magic Paint. Scusate i rumori, ma i bimbi di là giocano e dico fare una nanna. E c'è anche un martello pneumatico, perché la scuola appunto è ristrutturazione. Allora, Emma con Elisir si occuperà di lavorare sulla parte circostante alla porta e dove ci sono le modanature. Io invece con il rullo faccio la parte piatta. Emma, mi togli un attimino il 3 e me lo metti davanti? Certo. Perché questa è la porta numero 3 e non vogliamo però scambiarla, quindi la mettiamo per adesso davanti. Rullo, carico bene e via. Sempre meraviglioso Elisir, completissimo.
abbiamo finito di dare 2 mani di colore su tutte le antine e sono perfettamente asciutte. Iniziamo da questa. Le 2 antine con la cornice avranno in questo riquadro la carta da parati. Abbiamo già protetto il bordo con una mano di protettivo così da non macchiare la carta. Parto preparando la colla. Usiamo una colla per carta da parati in polvere e facciamo una miscela, in questo caso essendo solo per una piccola antina e non per tutta una parete, un po' ad occhio. Quindi più o meno su 250 ml d'acqua vado a mettere un cucchiaino di polvere. La aggiungo poco alla volta in modo che non si formino grumi. Ecco qua, la colla deve avere una consistenza gelatinosa ma omogenea. Andiamo a stenderne uno strato sottile ed omogeneo su tutta la superficie. La colla è stesa, bella omogenea, quindi parto con la carta da parati. Prendo sempre un lato dritto di riferimento, in questo caso quello sopra, e poi la appiattisco da tutte le parti. Aiuto con una spatola per togliere le bolle e per segnare bene gli angoli. Infine vado a tagliare col cutter, una lama appuntita, la spatola che mi aiuta a non tagliare male e taglio. La prima ante finita, ora facciamo anche la seconda e decoriamo tutte le altre antine. Abbiamo già fatto una diretta, vero? Qualche ora fa, facendo stelline e pua su quelle 2 ante che sono dietro. Ma adesso vi facciamo vedere come si fa. Emma ha scelto 3 colori per far sì che l'abbinamento sia perfetto con la carta da parati e con la texture che abbiamo già dato a questo mobile. Quindi sull'antina colore risir stendiamo Dark Sand, Beautiful per abbinarlo al mobile e anche Profumo d'Oriente. Come vedete qua le stelline in pua hanno già del colore. Io seguirò le tonalità date, anche perché a nostra libera interpretazione non abbiamo fatto tutto lo stencil completo, ma abbiamo riempito solo alcuni punti. Quindi ricordate sempre, lo stencil può essere usato tutto nella totalità oppure semplicemente a nostro piacere, usando alcuni punti dello stencil. Tamponcino, quindi pennello da stencil a tamponcino, e partiamo. Un pezzo di carta per scaricare l'eccesso di colore e partiamo. Io metto un po' di colore qua, così tolgo l'eccesso, scarico e inizio. Ricordate sempre che non dovete fare la chiazza con lo stencil, non dovete andare sotto, dovete essere molto scarichi in modo da non sporcare appunto la parte sotto. Se mettete troppo colore andate in profondità e va veramente a macchiare, a fare un laghettino sotto il colore. Quindi bisogna essere precisi e un po' scarichi. Abbiamo lasciato riposare il mobilone una notte intera. Sì. Oggi è il secondo giorno e tra un po', quando sarà finito questo tutorial, partiremo col secondo tutorial di questo bel mobilone che c'è qua dietro. Promette bene. Allora, questa antina è l'anta, diciamo, la centrale tra quelle lisce. Sì. Volevamo fare una cosa un po' differente, usare gli stessi colori, ma usare le righe. E oggi vi faremo vedere come creare delle righe perfette con un piccolo trucchettino, che non è quello del colore di base, è un altro. Qua abbiamo già passato una mano di protettivo
perché sempre meglio sulla riga, se vogliamo evitare che lo scotch magari ad alta tiratura stacchi la vernice, visto che a volte lo scotch ha una colla molto forte, passare una mano di protettivo. Allora, noi utilizziamo un metodo abbastanza facile. 2 scotch, uno da 1.8 e uno da 2,5. La riga verde, quindi rimarrà la righettina verde del colore sottostante, più piccola, 1.8, l'altra invece quelle più grandi, quelle di colore differente. Quindi cosa facciamo? Con questo qua da 2 creiamo la divisione e invece l'altro sarà la riga reale. Mi aiuti, Emma? Sì. Così lo facciamo vedere che è più facile da fare che da dire. Ho messo il pezzettino da 2 qui per dare la distanza e anche qui per dare la distanza, così non devo stare col centimetro a misurare. E ora col nastro più piccolo da 1.8, messo ben preciso qui, dobbiamo trovare sempre come parte principale questa, anche tu sei bella precisa? Sì. Ok, e lo appiattiamo benissimo, togliamo ovviamente il nostro distanziale e lo rimettiamo qua, bello preciso, e andiamo avanti così per tutta l'antina, così non siamo obbligati a dover misurare. Sapete che io e Emma non amiamo molto le misurazioni col metro, tira le misurazioni col metro, anzi io sono giusta, guarda che se non siamo dritte, tira su, tirano bene, ok, perfetto, benissimo, continuiamo. Cucciolini, tiralo su, ok, benissimo. Allora, uno dei metodi migliori per fare le righe senza sbavare è essere precisi col nastro carta, certo, schiacciare bene il nastro, certo, e quando c'è la superficie così bella liscia è un attimo, ma un altro trucchettino è utilizzare o il colore di base, quindi l'elisir che ho usato ieri, passarlo su tutte le strisce e dare una mano, oppure passare un protettivo. Io oggi passo una mano di protettivo satinato su tutta la parte della parte frontale dell'antina, quindi sia sullo scotch che dove non c'è lo scotch. Questo eviterà che la pittura che andrò a stendere dopo, quindi il colore, vada a insinuarsi quel millimetrino sotto lo scotch ed è quello che poi crea la sbavatura. Quindi, ecco qua, protettivo come volete voi, puro diluito, l'importante è che sia ben tirato. Qua ci siamo fermati un po' prima, più o meno un 7-8 cm prima, perché non vogliamo colorare quella parte, visto che andrà poi la maniglia nuova. Quest'antina purtroppo non aveva più la maniglia e quindi abbiamo deciso in questo punto di mettere una maniglia noi nuova. Ecco qua, vedete? Non mi faccio nessun problema, do comunque una passata anche qua, tanto è protettivo e proteggo una volta in più, male non fa. E continuo su tutta l'antina cercando di proteggere bene e di sigillare bene il mio nastro carta, in modo che poi i colori non filtrino sotto il nastro. Abbiamo deciso di fare questa sequenza: dark sand, quindi il rigone principale più grande che sta sotto la maniglia, o color neutro, quindi dark, qua profumo d'oriente, qua beautiful, perfetto, rispettando questa scala di colori. Quindi di nuovo dark, profumo, beautiful, dark, profumo, beautiful, dark, profumo, beautiful, e vai, dark, profumo, beautiful, dark, profumo, beautiful, dark, dark e dark. In questo modo non ci sbagliamo. Sicuramente saranno necessarie 2 mani per avere una bella copertura totale, ma noi non abbiamo mica fretta.
Seconda mano, mi raccomando, ricordate sempre che il nastro carta si toglie quando la pittura è umida, questo per evitare scollamenti. Ora noi stendiamo la nostra seconda mano su tutta la superficie bella precisa, poi togliamo immediatamente il nastro carta. Iniziamo a togliere il nastro. E voilà! 1, 2, precisissime. Protettivo sulla nostra antina perfetta, quindi protettivo satinato sempre, già diluito del 20%, steso col nostro nuovo rullo, con un pelo in microfibra ultra sottile, perfetto, un rullo che minimizza al massimo i difetti. Sappiate però che per aiutare il rullo a non avere difetti dovete anche voi essere molto leggeri e delicati nel tipo di stesura. Quindi non dovete mai schiacciare. Le bolle poi se ne vanno e il protettivo autolivella, quindi il protettivo automaticamente diventa proprio un velluto. Vi facciamo vedere come togliere il nastro carta che abbiamo messo a protezione sulla ferramenta delle porte. In questo modo non andate a rovinare la porta. Incido. Bravo. Anche i lati. E anche qua. È sempre bene incidere con il cutter prima di strappare via il nastro carta, perché avete due alternative: o lo togliete quando la porta è bagnata, ma non sempre è possibile, oppure se lo volete fare bene con calma quando la porta è asciutta bisogna incidere per evitare che strappi via anche la vernice. Questo perché il protettivo è talmente potente e appunto protettivo che fa un po' da ponte tra la porta giusta e la carta, e quindi spesso si rischia poi di strappare via tutto. E voilà! Adesso noi la sistemiamo per bene e andiamo a rimontarla dopo aver passato il protettivo su tutto il mobile. Se volete facilitare l'ingresso nella porta delle viti, delle maniglie, quando soprattutto i mobili sono vecchi, metteteci un po' di candela. In questo modo sarà più facile. Noi andiamo ovviamente a coprire i vecchi buchi, perché questa bella maniglia ha anche delle finiture molto particolari in ferro. Tac e tac, e voilà. Adesso la tiriamo su e avvitiamo i bulloncini dietro. Mettiamo sempre, mi raccomando, prima la rondella e poi il bulloncino. Questo ci aiuterà a far sì che la vaniglia rimanga bella ferma nel tempo. Poi prendiamo una bella pinza, vero Emma, e la fissiamo bene bene in modo molto rigido per il tempo. Anche l'ultima antina decorata è finita, quindi righe, stelle, pois e carte da parati, tutta miscelata bene in un unico progetto, quindi si può. Ora noi andiamo a stendere il protettivo su tutto il resto del mobile e montiamo le antine. Vi facciamo vedere quanto è bello. Tu cosa leggi? Pinocchio un po' di Castellamonte. Sì? Lorenzino da Castellamonte, Pitoccio, le avventure di un burattino di terracotta. Vedi come siamo pazzeschi noi piemontesi? Come siamo radicati? Castellamonte è la città dove si trova Magic Paint, quindi quando verrete a Castellamonte a trovarci potrete magari anche visitare qualche bella bottega della ceramica. Ci sono ancora le stufe in ceramica come si facevano 200 anni fa, pensa un po'. Qui siamo invece a Rivarolo, ve lo ricordo, siamo a Rivarolo al Maurizio Farina, che è l'asilo dove viene anche il mio Miki, e abbiamo fatto questo primo mobile, perché ne abbiamo fatto anche un secondo, perché era un pochettino datato, aveva i bordi che si staccavano, aveva diverse problematiche anche alle antine, mancavano le maniglie, si sfaldava, non ce la faceva più, le maestre erano un po' titubanti. Si può? Ne vale la pena? Io ho voluto dimostrare alle mamme, alle maestre, e ho voluto insegnare anche ai bimbi che ne vale sempre la pena, basta impegnarsi e capire quali tecniche utilizzare. Ci abbiamo messo un giorno intero in 3, quindi vi dico anche le tempistiche. Abbiamo usato 2 barattoli di Beautiful, un barattolo di Lisir,
per fare tutto ed è un mobile di 4,5 metri. Abbiamo usato 2 metri di carta da parati, le maniglie sono state lucidate e salvate tranne una che mancava e l'abbiamo messa noi. Abbiamo usato uno stencil con i pois, uno stencil con le stelline e lì abbiamo fatto un'antina con delle righe usando 2 nastri differenti. Dopodiché i colori usati sono Beautiful, Elisir, Profumo d'Oriente per il giallo e Dark Sand per l'ultima stellina. Diciamo che abbiamo ottimizzato tantissimo perché sembrano tantissimi barattoli, ma se voi aveste dovuto comprare questi colori per farlo sarebbero bastati anche 2 barattolini piccolini, per esempio di Dark e di Profumo d'Oriente, perché il materiale usato è stato veramente poco rispetto al grande mobile. Ieri parlando dicevamo ma sembra una cucina, in effetti è grande quanto una cucina. Allora, ora vi salutiamo, per favore iscrivetevi al canale per non perdere tutti i contenuti che vi offriamo sempre e per darci modo comunque di espandere questa bella community, ok? Scrivetemi nei commenti se vi è piaciuto e mi raccomando non perdete il secondo mobilone che stiamo per fare, completamente diverso. Salutiamo? Sì. Al prossimo restyling, ciao ciao!